Ormai i mazzi di carte si riferiscono agli argomenti più svariati. Ebbene sì, anche Halloween ha i suoi tarocchi, i Jack O'Lantern Tarot, editi dallo Scarabeo. Andiamo tutti a fare dolcetto scherzetto dopo la sigla. Ciao a tutti amici e amiche di YouTube, io sono Angela, benvenuti alla nuova puntata della Taroteca di Exoteric World. Prima di cominciare vi ricordo che cliccando in alto a destra troverete la playlist con tutti gli episodi precedenti e che subito dopo l'analisi degli arcani maggiori ci sarà uno slideshow in cui li mostrerò tutti e 22 a tutto schermo, in modo da darvi l'opportunità di apprezzarli ulteriormente, magari facendo degli screenshot dei vostri preferiti. Prima della fine della puntata troverete la schermata per accedere agli interattivi dedicati all'amore e l'icona per iscriversi al canale nel caso il video vi sia piaciuto. Adesso cambiamo inquadratura ed entriamo nel vivo della puntata. Venite con me. Ciao amici, benvenuti a questa puntata speciale dedicata ad Halloween con questo mazzo, precisamente Jack O'Lantern Tarot, dedicata appunto allo spirito di Halloween. Adesso andiamo a vedere il mazzo. Se vi dovesse piacere vi ricordo che in descrizione trovate i link per acquistarlo. La scatolina è abbastanza semplice, un cartoncino, si possono già vedere le anteprime di alcune carte presenti nel mazzo e abbiamo i vari riferimenti, abbiamo anche ovviamente il simbolino dello Scarabeo, un mazzo di Giuliano Cossa, appunto per lo Scarabeo, quindi questa è tutta la scatolina. Adesso partiamo con l'apertura, cioè di quello che troverete all'interno. Mettiamo qui la nostra scatolina. Ovviamente la prima carta è sempre di presentazione, poi troviamo il nostro librettino e poi abbiamo un'altra carta sempre di pubblicità, ovviamente di seguire le news e i vari mazzi che usciranno andando a seguire lo Scarabeo sui vari social, e quindi qui abbiamo il riferimento soprattutto di Instagram. Adesso questo è il nostro mazzettino che vedremo adesso tutte le carte. Abbiamo un semplice librettino dove troviamo le varie lingue. Qui esattamente ci sono l'inglese, italiano, spagnolo e portoghese. Qui c'è già un'anteprima di una lettura che viene suggerita appunto nel libretto. La parte in inglese solitamente è un po' più esaustiva, pochetto, è comunque tutto un po' riduttivo, questo è vero, quindi si deve attingere o alle proprie conoscenze se già conoscete i tarocchi, se invece siete alle prime armi, comunque queste vi possono dare delle indicazioni sommarie giusto per iniziare e poi andrete ad approfondire per conto vostro. Ovviamente c'è una piccola breve introduzione proprio su Halloween, su questa notte magica dove i confini tra i due regni, quello dei morti e quello dei vivi, si annullano queste barriere, e allora quindi si va a prendere proprio questo spirito e è stato messo secondo me abbastanza ben fatto, sia nella grafica sia anche come varie rappresentazioni e vari soggetti che sono stati inseriti nelle carte. Quindi qui trovate in breve qualcosina, come già detto, però consiglio sempre poi di andare ad integrare il tutto a parte. Questo è il nostro mazzetto, vediamo le 78 carte, ovviamente il dorso molto carino, molto simpatico. In questo caso si tratta di un dorso che è
non è speculare. Di solito altri mazzi, se mettiamo la carta al contrario, esattamente non si capisce se è al contrario o al dritto. Invece in alcuni mazzi, come in questo, si riconosce perfettamente. Non credo che sia difficoltosa questa cosa, insomma, magari se usate solo al dritto quando mischiate, ovviamente potete anche non guardare il mazzo. Se ovviamente usate anche i rovesci, come vi ho detto, non è l'importante è sentir di leggere le carte come meglio si crede, però questo piccolo dettaglio non va assolutamente ad inficiare la lettura stessa. Come vedete è bellissimo, comunque ci sono questi gufi, c'è questo pipistrello, i fiori di zucca ai 4 angoli e questo bel faccione del Jack-o'-lantern proprio al centro. E adesso andiamo a vedere gli arcani maggiori. Eccoci di fronte ai nostri primi 22 arcani, quelli maggiori. Come potete vedere li ho messi in questo modo, magari chi già mi segue sa perché li metto così. Questo è uno schema che consiglio di utilizzare tutte le volte quando si apre un mazzo nuovo per avere la visione completa di tutte le carte e quindi far sì di conoscerle meglio e valutarle nella loro interezza. Una cosa da dire principalmente è che, come si può già notare, magari per chi già conosce i tarocchi e quindi conosce la distinzione tra quelli marsigliesi, quelli inglesi, questi sono di matrice inglese che seguono i Rider-Waite-Smith e quindi dove abbiamo la forza al numero 8 e la giustizia al numero 11, cosa che nei marsigliesi invece sono invertiti e quindi come magari potete già sapere avremo gli arcani minori tutti, ognuno raffigurato, ognuno con la propria scena. Ovviamente seguono abbastanza, dico tra virgolette, in modo fedele la tradizione di Arthur Edward Waite, solo ovviamente arrangiato alla tematica e quindi alla tematica proprio di Halloween. Vedremo alcune cose, alcuni oggetti, alcune cose sostituiti ovviamente, perché la maggior parte degli elementi vanno sulla presenza delle zucche, poi di pipistrelli, di scheletri. Vedremo un sacco di questi elementi proprio in tutte le carte. E poi ci sono anche i riferimenti classici, come possiamo trovare per esempio nell'imperatore le teste di Ariete, nella papessa le 2 colonne, in questo caso c'è una visione, uno scenario diverso dove si vedono le 2 colonne che fanno parte della seduta stessa, del trono stesso della papessa. Quindi è vero, ci sono delle piccole differenze, però sostanzialmente si rifanno a quella scuola. Quindi per chi segue la scuola inglese vi troverete perfettamente in sintonia con queste carte. Poi un'altra cosa molto bella che mi piace tantissimo sono i colori accesi, forti, intensi e poi un'altra cosa interessante è che vedete ogni singola carta ha la parte in sotto una fascetta nera dove c'è scritto il nome, il numero delle carte. Lo troviamo sia uguale negli arcani maggiori, lo troveremo anche negli arcani minori, e poi sono borderless, cioè non hanno i bordi. Tante carte hanno il bordino bianco intorno proprio all'immagine stessa, invece qui la figura si va ad ampliare per tutta la grandezza
della carta. Le misure sono le stesse per tutta la tipologia di questi mazzi che fa lo scarabeo, e poi, come abbiamo visto già prima, è abbastanza maneggiabile, cioè se sta in mano a me che ho le mani piccole, quindi vi troverete molto comodi ad usarli. Ovviamente sono 12x7 circa, e basta. Quindi adesso, se volete, potete fermare il video per osservarli meglio, però si possono osservare meglio perché adesso vedrete uno slideshow con le carte singolarmente, e noi ci vediamo poi per gli arcani minori. Eccoci di fronte al primo gruppo degli arcani minori. In questo caso abbiamo le coppe, un numero dall'asso al 10, e poi le quattro figure di corte. Anche questi sono molto belli, colori molto accesi. A me piace tantissimo proprio l'uso dei complementari giallo-viola, arancio, blu, e si nota tantissimo, secondo me, forse anche giustamente per esaltare le componenti proprio dedicate in questo caso alle coppe a forma di zucca. Come vedete, nella parte ampia della coppa c'è proprio questa forma di zucca. Molto bella questa idea. Ovviamente io sono molto entusiasta perché, come ho detto, a me piacciono tanto i colori. Posso capire che magari per alcuni di voi la cosa potrebbe essere forse eccessiva, molto forte. Ovviamente questo dipende dai gusti. Poi un'altra cosa secondo me piacevole non è che questo mazzo, ovviamente dedicato al tema Halloween e allo spirito di Halloween, quindi Jack-o'-lantern, non va usato solo ed esclusivamente in questo periodo, ma si può utilizzare tutto l'anno sicuramente, se piace. Poi particolarmente in questo periodo, perché magari è il tema stesso che può risvegliare e svegliare in un certo senso quelle energie giuste per farvi entrare in sintonia, in connessione con questo periodo. Se volete potete fermare il video in questo momento, così assaporate questo primo gruppo delle coppe, e noi ci vediamo con il secondo gruppo, quello dei denari. Benvenuti di fronte al secondo gruppo, quello dei pentacoli o denari,
E anche qui, se volete, potete fermare il video in questo momento per poterli osservare attentamente. Come potete notare, i colori tendenzialmente sono sempre gli stessi, ovviamente interpretati nei singoli arcani e nei vari gruppi, nei vari 4 gruppi che abbiamo. Non ci sono distinzioni effettivamente, perché magari troviamo altri mazzi dove ogni singolo gruppo predomina il colore o il senso di quell'elemento stesso, quindi per le coppe l'acqua, gli azzurri, i celesti, il verde acqua, invece come vedete sono sempre gli stessi colori. Qui troviamo ovviamente gli stessi elementi, dei teschi, dei pipistrelli. Un'altra cosa carina che, osservando man mano le carte, potete cogliere quei piccoli particolari che poi vi possono dare anche ulteriori suggerimenti nella vostra lettura. Secondo me il bello di un mazzo a tema, o comunque un mazzo diverso a quelli che sono i classici, possono fornire qualche elemento in più, un qualcosa che può arricchire la nostra lettura, perché magari in quel momento che stiamo leggendo le carte ci soffermiamo su un dettaglio, anzi veniamo richiamati ad un dettaglio, allora quindi ecco quella cosa che va ad arricchire la nostra lettura. Una cosa che avevo notato subito appena avevo aperto questo mazzo è che nei pentacoli effettivamente c'è all'interno di ogni singolo pentacolo il cappello da strega, cioè, certo lo si vede qui, ma meglio in ogni singolo pentacolo. Nella parte superiore, nella punta verso le 2 inferiori, quindi vanno a formare proprio il cono del cappello della strega, e mi sembra un piccolo dettaglio. Ovviamente io mi lascio tanto entusiasmare dai piccoli dettagli, ovviamente senza perdersi, però come ho detto servono a dare quelle ulteriori indicazioni. Adesso noi ci vediamo per l'altro seme. Eccoci di fronte agli arcani minori dei bastoni. Anche qui ovviamente abbiamo i 10 primi numeri dall'asso al 10, poi abbiamo le 4 carte di corte, il fante, il cavaliere, la regina e il re. La particolarità è che è stato scelto come bastone, con ogni bastone viene concluso da questo teschio molto molto particolare. In questo caso va bene, c'è la parte con i teschi sopra con la colonna vertebrale, e quindi ovviamente il tema è quello, gli elementi, i soggetti e gli oggetti sono ripetuti per tutte le carte. Ovviamente i bastoni si riconoscono perché hanno questa bella caratteristica, c'è tanto verde proprio per richiamare al verde degli alberi, del bastone in genere. Ovviamente, essendo spesso associato all'elemento fuoco, magari mi sarebbe piaciuto di più vedere un po' più di arancio rosso, qualcosa di più vivace, però posso capire che stilisticamente è stata scelta questa direzione qui. E se volete potete fermare il video in questo momento, così da potervi gustare quest'altro gruppo di arcani minori. E poi un'altra cosa che a me piace tantissimo è proprio lo stile che è stato utilizzato, si rifà un po' al primo romanticismo tedesco, poi ci sono anche dei riferimenti a Friedrich, a Böcklin e altri artisti, direi, quindi molto interessante anche questo aspetto. E adesso infine andiamo a vedere l'ultimo gruppo, quello delle spade. Eccoci qui di fronte alle carte arcani minori delle spade. Anche qui potete notare questo gioco di colori, una cosa che secondo me
è stata anche piacevole da vedere un po' in tutte le carte e soprattutto in quelle dal significato abbastanza pesante e complesso, magari come il 4 di spade, soprattutto il 9 di spade, il 10 di spade, sono state a livello di colore un po' scaricate. Spesso troviamo colori molto scuri, una notte buia, immagini molto più dolorose, però la cosa bella è proprio che in questo mazzo sono state interpretate in questo modo proprio tramite questi colori molto, molto accesi, molto intensi. E anche il 3 di spade effettivamente a me piace tantissimo, perché vedere questo volto che sembra avere all'interno un cuore, appunto, proprio che è quello, il 3 di spade. Bello anche questa, molto molto affascinante come interpretazione. È un mazzo che infine io consiglio a tutti quanti. Ovviamente avete visto il mio entusiasmo, perché è un mazzo che coglie tante caratteristiche secondo i miei personali gusti che deve avere un mazzo a tema, quindi nello specifico. E poi, come già detto, si può leggere in tutte le occasioni, quindi non solo in questo periodo. Essendo di scuola inglese, si possono anche i neofiti che iniziano adesso a imparare a leggere possono trarre informazioni a livello intuitivo e quindi soffermarsi sulle carte e lasciar parlare le carte stesse, quindi utilizzare proprio tanto il proprio intuito. E poi ovvio si può andare ad approfondire, quindi è un mazzo consigliato per tutti quanti. Ovviamente deve piacere, è sicuramente interessante, perché ogni singola carta, anche come già detto, ha tanti spunti all'interno, tanti simboli, tante informazioni in più che uno può attingere e mettere nelle proprie letture. Se volete potete fermare il video anche in questo momento per gustarvi meglio questo gruppo di spade. Io vi ringrazio per avermi seguito e noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!